Ciao a tutti! Avete provato il quiz di Things ed è andata malino? Provate a seguire questo video, conosceremo insieme 15 notizie che quasi sicuramente non conoscevate. E chissà, magari al prossimo quiz sarete più preparati. Iniziamo subito! Nell'antichità i medici usavano le ragnatele come bende. Si dice abbiano proprietà antibatteriche e antimicotiche, che aiutano a mantenere pulite le ferite e a prevenire le infezioni. Inoltre pare che siano ricche di vitamina K, che aiuta alla coagulazione del sangue e quindi a rimarginare le ferite. Finiti i cerotti? Andiamo in soffitta! Un quarto di tutte le ossa del nostro corpo si trovano nei piedi. Ogni piede ha 26 ossa, quindi 52 in entrambi i piedi. In tutto il corpo ne abbiamo 206, quindi più del 25%. In effetti, se ci pensiamo, i piedi devono sostenere tutto il nostro peso e ci permettono di correre, saltare e arrampicarci. L'inventore delle Pringles ha voluto essere sepolto proprio in una confezione delle famose patatine. Sì, è proprio così. Frederick Bauer ha avuto il colpo di genio nel 1966 di impilare una sull'altra le patatine anziché buttarle in un sacchetto come tutte le altre, evitando così che si rompessero. Era così orgoglioso della sua invenzione che a 89 anni, prima di morire, ha detto ai suoi familiari che avrebbe voluto essere cremato e poi messo in una confezione di Pringles. Il figlio maggiore ha raccontato che mentre erano per strada per andare all'agenzia di pompe funebri si sono fermati per acquistare una confezione e sono stati indecisi fino all'ultimo sul gusto da prendere. Poi alla fine hanno optato per le original, un grande classico, proprio come il padre. Ci credereste che lo zucchero filato è stato inventato proprio da un dentista? Proprio così, il dentista William Morrison inventò lo zucchero filato a macchina nel 1897, chiamandolo filo di seta. Poi, sempre un altro dentista, Joseph Lascaux, riprogettò la macchina nel 1921 e cambiò il nome in zucchero filato. Visto che lo zucchero è uno dei principali responsabili della carie, che stessero fidelizzando i clienti. I lottatori di sumo fanno piangere i bambini come gesto scaramantico di buona sorte. Cercate di fare il possibile per far smettere di piangere vostro figlio? Beh, in Giappone c'è una tradizione di 400 anni che dice che se un lottatore di sumo riesce a far piangere un bambino, quest'ultimo avrà una vita lunga e fortunata. C'è una cerimonia speciale, nella quale i genitori consegnano i bambini ai lottatori, che li fanno sobbalzare o gli urlano in faccia, per vedere spuntare le tanto attese lacrime. Poveri bimbi, chissà che spavento. Sarà, ma a me, vedere un omone grande e grosso che si impegna per far piangere un piccolo bambino mi ricorda un vecchio slogan. Ti piace vincere facile? Quasi 163.000 pinte di Guinness vengono sprecate ogni anno per colpa di barbe e baffi. Un minuto di silenzio per questa terribile notizia. No, scherzavo. La Guinness ha commissionato uno studio che ha rilevato appunto come ogni anno 163.000 pinte di questa famosa birra irlandese vengono sprecate. Vediamo come sono arrivati a questo risultato. 0,56 ml di Guinness rimangono intrappolati ad ogni sorso nella barba o nei baffi dei consumatori. Per finire una pinta ci vogliono circa 10 sorsi. Nel Regno Unito circa 92.300 consumatori di Guinness hanno la barba. Considerando che consumino una media di 180 pinte ciascuno, il costo della birra sprecata ogni anno sarebbe di $536.000. E quindi, se volete risparmiare, radetevi. Janis Joplin ha lasciato un testamento che nell'articolo 11 lasciava $2.500 nel 1970 per organizzare una festa dopo il funerale. 200 ospiti si sono ritrovati a Lion Share, un locale rock di Sant'Anselmo in California, per dare un ultimo saluto a Janis. Gli inviti dicevano Drinks Aaron Pearl, facendo riferimento al soprannome della famosa cantante e al titolo del suo ultimo album. Il Pluriball è nato come carta da parati. Immaginate quanta gente attaccata al muro tutto il giorno a far scoppiare la tappezzeria. È stato inventato nel 1957 da due ingegneri, unendo due tende per la doccia e creando all'interno delle bolle d'aria.
Poi nel 1960 si accorsero che quel materiale poteva essere utilizzato per proteggere gli oggetti negli imballaggi. Il primo cliente fu IBM, che aveva lanciato sul mercato i primi computer e quindi aveva tutto l'interesse di proteggerli al meglio durante le spedizioni. La società fondata da questi due fortunati e attenti ingegneri produce ancora Pluriball e altri imballaggi. Il pianto ti rende più felice. Viene chiamato non a caso pianto liberatorio o bel pianto. Infatti gli scienziati dicono che il pianto stimola le endorfine, che sono un antidolorifico naturale prodotto dal nostro corpo, e gli ormoni del benessere, come l'ossitocina. Quindi piangere ti porterà poi a sorridere di più. I diritti di Terminator sono stati venduti al prezzo simbolico di $1. Terminator ha guadagnato 78 milioni di dollari solo nell'anno di uscita nel 1984. Ma i diritti sulla sceneggiatura sono stati venduti dall'autore James Cameron quando non era ancora conosciuto per $1 solo a patto di poter dirigere lui il film. In seguito ha ammesso di essersi pentito di quella scelta e che, se avesse avuto la macchina del tempo, sarebbe tornata quel giorno, proprio per non commettere lo stesso errore. Le api possono volare ad un'altezza maggiore del Monte Everest. I ricercatori hanno trovato 2 api che erano in grado di volare a più di 9.000 metri d'altitudine, che è appunto più di quanto sia alto l'Everest, che è 8.848 metri. Quando finisce la pioggia e inizia a splendere il sole, si può vedere un bel arcobaleno colorato, e non è così difficile vederlo. Ma di notte vi è mai capitato? Sono molto rari, ma gli arcobaleni lunari esistono e sono causati dal riflesso della rifrazione e dalla dispersione della luce e si possono vedere soprattutto nei pressi di una cascata o quando c'è nebbia. E la luna deve essere molto luminosa per vedere questo meraviglioso fenomeno. I figli dei gemelli omozigoti, quindi identici, geneticamente sono fratelli e non cugini. Infatti, condividono il 25% del loro DNA, mentre i cugini solo il 12,5%. I fratelli e le sorelle il 50% e i fratellastri il 25%. Ecco perché, anche se i figli dei gemelli omozigoti sono legalmente cugini, geneticamente sono fratellastri. Le nuvole sembrano così soffici e leggere, ma in realtà i ricercatori hanno calcolato che una sola nuvola arriva a pesare 1 milione di libbre, ovvero 454.000 kg. Per calcolare questo peso hanno preso la densità dell'acqua e l'hanno moltiplicata per il volume della nuvola. Per fortuna non c'è pericolo di veder piovere nuvole anziché acqua, perché la massa d'aria al di sotto è molto più pesante. Nelle acque della Louisiana vive un rarissimo esemplare di delfino rosa, che è stato chiamato proprio Pinky. La prima volta è stato visto nel 2007 quando nuotava in compagnia della sua mamma, nel fiume Calchesio, ma poi è stato avvistato di nuovo centinaia di volte. Ci sono opinioni discordanti sull'origine del colore di Pinky. Alcuni dicono che si tratta di un delfino del Rio delle Amazzoni, però quelli sono chiazzati di rosa, mentre Pinky è di un rosa uniforme. Altri dicono che è un esemplare albino e che il colore rosa sia dato proprio dal sangue che circola in superficie sulla pelle, tipicamente chiarissima degli albini. Qualunque sia la teoria giusta, rimane il fatto che Pinky è bellissima. Allora conoscevate qualcuna di queste curiosità? Se volete conoscerne altre, lasciate un like e iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella per non perdervi nessun video. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.